Questo Pia Tour, questo giro che stiamo facendo sulla Pia dei Tolomei è tutto naturalmente relazionato alla Pia dei Tolomei di Donizetti, che apre la stagione lirica del Teatro Verdi di Pisa. Ma la Pia dei Tolomei di Donizetti è molto legata al territorio toscano, se vogliamo, perché la protagonista era Fanny Tacchinardi Persiani, la prima interprete dell'opera, che era la figlia di un importantissimo musicista livornese, Tacchinardi. Quindi Livorno a modo suo è legata alla città per la protagonista. Lucca, il Teatro del Giglio nell'Ottocento fu uno dei primi teatri a rappresentare la Pia dei Tolomei, che comunque ebbe la sua prima a Venezia. La cosa buffa è che poi Donizetti ripigliò questo spartito in varie occasioni, sia per le rappresentazioni di Senigallia e per le rappresentazioni di Napoli, addirittura in un caso modificando anche il finale, perché voi sapete ogni tanto un po' il pubblico era un po' umorale, il pubblico dell'Ottocento, quindi certe volte non gli andava che ci fossero i finali tragici. E allora Donizetti per Napoli fa finire la Pia dei Tolomei, che è una tragedia infinita dove muoiono tutti, con un happy end, con cui alla fine Pia non muore e si riconcilia con il suo sposo. Stiamo andando a Prata, dove ci aspetta il dottor Simonetti, che come dicevo prima è il più grosso esperto di Pia dei Tolomei. Il borgo della Pia di Dante, questa è la nostra terza tappa dopo Siena, dopo il ponte della Pia sul torrente Rosia, e siamo a Prata, frazione di Massa Marittima. Sono qui con il dottor Simonetti, che è la più grossa autorità su Pia dei Tolomei del mondo. Di quante pie stiamo parlando? Perché a questo punto c'è una certa discrepanza fra una pia storica e la pia che poi a noi ci piace di più, che è quella chiaramente del romanzo, ovviamente. Allora, di che pia stiamo parlando? Niente, la Pia di Dante è una sola, indiscutibilmente. Però questo cartello che la cittadina di Prata ha fatto mettere dal comune di Massa Marittima è l'attestazione che l'unica pia che oggi può godere di una documentazione storica concreta è la Pia Malavolti di Siena, andata in sposa a fine del XIII secolo a Tollo Alberti, allora signore di Prata. Tollo Alberti, che venne poi ucciso, assassinato dai nipoti all'uscita della messa, e della consorte Pia Malavolti senese scompaiono le tracce. Non si sa più da Prata che cosa sia successo a questa donna. Si suppone che Nello Pannocchieschi, in qualche maniera legato con la famiglia di Tollo Alberti, sia intervenuto, l'abbia potuta salvare, portare forse in pietra. In pietra sarebbe il castello di Pietra, quello di cui ci sono solo le rovine, che dobbiamo vedere da lontano perché sì, è una proprietà privata, sì, maledizione. Però queste sono solo congetture, ecco. Se la storia si fa con i documenti, Prata può dire con orgoglio che qui la pia unica documentata e che fa riferimento al quinto canto del Purgatorio ha sposato il padrone del loro castello, Tollo, nel finire del 1200. Quindi è una Pia Malavolti, Pia Malavolti sposata Alberti, quindi la famiglia dei Tolomei non esiste proprio a questo punto nell'ambito della... Infatti lo stesso Dante dice: ricorditi di me che sono la Pia, ma non è che dice Pia dei Tolomei, Pia cognome, nome, anagrafe, no. No. E quindi questa Pia resta nel mistero e l'unica Pia storica documentata è questa Pia Malavolti. Però c'è anche un gossip feroce del Bandello che parla di questa Pia zozzona che, sposata a un Tolomei, gli fa un sacco di corna e il Tolomei si arrabbia, la mette nel castel di pietra appunto e poi la butta di sotto perché si è stufato di avere le corna della signora. Però mi diceva il dottor Simonetti che Bandello era una specie di novella 2000. Sì, lo dice lui. No, con tutto rispetto per novella 2000 e Grand Hotel, ma oggi avrebbe trovato Matteo Bandello un lavoro molto ben retribuito in questi giornalacci. Quindi la Pia dei Tolomei di cui parla il Bandello nelle sue novelle è forse un'invenzione del Bandello, diciamo. È una sua invenzione che ottenne anche successo, perché poi un po' di sale sulle fiabe, sulle storie ha sempre attirato in tutti i mondi, no? In tutte le epoche. Ma Bandello ha inventato di sana pianta una novella pruriginosa, ma che rimane tale. Bellissima però. E che offende un po' Dante Alighieri, offende un po' anche la famiglia Tolomei pure, se per questo. E la famiglia Tolomei. La famiglia Tolomei è arrabbiatissima dopo questa Ma vedi, c'è uno storico, il Sigismondo Tizio, che colloca l'episodio della Pia 100 anni prima, a fine del 1100,
e che addirittura fa un'indagine nel 1500, lui è del XVI secolo, il Tizio, e raccoglie testimonianze dai vecchi di Siena di allora, quindi immaginiamo gli ottantenni di metà Cinquecento, che dicono no, le Tolomei sono sempre state donne pulite e oneste. E per bene. E quindi c'è ancora, attraverso questi storici, un salvaguardia del nome certo. del casato Tolomei. Certo. Senta, Simonetta, questa passione per Pia, però, voglio dire, l'ha presa da quanti anni è che ci sta sopra? Avevo 20 anni, Mamma mia. oggi ne ho 64, non ho capito perché mi è venuta, ma mi piace.